Ciao Runner Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. A causa della mia recente deriva calligrafica che mi ha portato questa estate a conoscere i più disparati account Instagram inerenti alla calligrafia, mi sono imbattuta in una tecnica che ammetto non conoscevo ma che dal primo momento ho proprio detto no, cioè io lo devo troppo provare, è bellissimo. E sto parlando nello specifico della foglia oro, ovvero una tecnica utilizzata nella decorazione, nel bricolage, nel fai da te, nell'illustrazione, ha degli impieghi molto vasti e disparati per dorare qualcosa, una superficie o la cornice di un quadro. Così, visto che quando si parla di foglia oro si parla veramente di oro, ma io, amici miei, se io avessi soldi per comprarmi l'oro, ma non ci comprerei l'oro, ma che serve l'oro? Vabbè, comunque mi sono comprata la versione poraccia della foglia oro, quindi tutto il necessario, ovvero queste due cose. Le due cose che mi sono comprata su Amazon, come vi dicevo, sono questi 100 fogli d'oro, che poi alla fine non saranno d'oro, cioè sicuramente non saranno d'oro, però ehi, alla fine quello che conta è il risultato giusto. Sono splendidi, davvero sottilissimi, si ha la sensazione di poter rompere tutto soltanto guardandoli. Mentre questa colla, io ammetto che non so se sia proprio la colla giusta per fare quello che volevo fare con questi fogli, però anche questo ho visto che l'hanno suggerita sotto nelle recensioni, quindi boh, l'ho comprata. Spero che faccia il suo lavoro. Piuttosto, fatemi sapere lasciando un commentino qua sotto cosa fareste se aveste dell'oro. No, sono seriamente curiosa, cioè che ci fate con l'oro? E nulla, mi farò bastare questo insieme a, un paio di pennelli. E nel complessivo queste due cose assieme le ho pagate tipo 20 euro, quindi è una roba assolutamente alla portata di tutti. Non perdiamoci in ciance e cominciamo con la realizzazione della bozza di una potenziale illustrazione nella quale utilizzeremo l'oro. L'oro infatti è un materiale importante in un certo modo e ti spinge a fare delle cose altrettanto importanti. Ricorda molto, che ne so, le icone religiose, per questo io ammetto di aver creato una sorta di divinità, non lo so, indigena o aliena o tutte e due le cose. Nel frattempo ringraziamo anche sentitamente Tiger per il contributo che sta dando a questi video attraverso i suoi Copics Krausi che io sto continuando a utilizzare fin quando non li avrò terminati. Dicevamo, divinità. Avendo finito di colorare le parti che avrei voluto colorare, ho iniziato a stendere un po' la colla. L'ho fatto senza diluirla, questo forse è il motivo per cui ci ho messo tanto, perché effettivamente non è tanto neanche il fatto che ci abbia messo tanto, è proprio il fatto che sono diventata scema. O comunque ho perso un paio di diottrie nel cercare di capire se la stessi stendendo nel modo giusto, perché dovevo sempre stare col disegno in controluce a capire se... Ma ragazzi, prima il dovere, poi il piacere, finalmente conclusasi la parte laboriosa, arriva quella soddisfacente: stendere la foglia. Normalmente nella tecnica della foglia oro originale, o anche detta meno poraccia di quella che sto facendo io, ci sarebbe nella mia mano sinistra un piccolo cuscinetto sul quale, proprio come una tavolozza con i colori, viene posata la foglia e tagliata in piccole sezioni per evitare di sprecarla. Ecco, io qui non l'ho tagliata perché sarebbe stato un po' inutile, volevo fare quell'effetto che fanno i veri instagrammer che coprono tutto il disegno con la foglia e poi fare la rivelazione finale. Poi sempre nella tecnica originale, in realtà, la foglia sarebbe stata applicata attraverso l'uso di una pennellessa cosparsa d'olio. Ecco, io qui ci sono andata giù di mano da carpentiere e l'ho stesa con tutta la grazia che mio nonno falegname mi ha infuso attraverso gli anni. In ultimo la foglia andrebbe fatta riposare fin tanto che la colla non è asciutta, e questa qui è l'unica cosa che effettivamente ho fatto, quindi mi sono attenuta proprio alle regole perché dovevo preparare il pranzo, quindi sì, esatto. Ma bene così, perché l'attesa del piacere è esso stesso il piacere, quindi come io ho atteso pazientemente che la colla si asciugasse, anche voi attenderete che io decida di mostrarvi il risultato finale. Anzi, sapete cosa? Non ve lo faccio vedere, non subito almeno, perché prima Riccardo mi ha sfidato, per usare un'iperbole, dicendo: che devi fare tutto questo macello per disegnare con l'oro quando puoi prendere un pennarello color oro e fare praticamente la stessa cosa. Quindi io, punta sul vivo da questa affermazione che ammetto effettivamente un po' condiviso sul momento, questa cosa mi ha fatto ancora più male, quindi ho comprato nel mio Raptus, ho comprato questi 3 Sharpie, che tra l'altro, ops, stavo cercando di fingere che la confezione non fosse aperta, ma lo è. Avevo già aperti, scusate. Comunque ho comprato la confezione da 3 soltanto perché costava meno rispetto a quella con i pennarelli singoli, e per fare un test ho deciso di realizzare un'illustrazione ispirata a una ragazza che seguo tantissimo su Instagram, ma in questo momento non mi ricordo il nome, quindi appena la ritrovo, vabbè, lo metterò in grafica qui sopra il video.
Comunque, ho utilizzato lo Sharpie per realizzare delle finiture in oro sia sopra la carta bianca che sopra al colore nero che avevo steso precedentemente e capire se ci sono delle differenze. Il risultato finale è una cosa di questo tipo. L'oro si è comportato bene anche sopra il nero. Direi che sul bianco si è steso in modo più omogeneo, però ecco, il risultato finale è bello. L'oro dà qualcosa in più a questa immagine, ma il vero paragone possiamo farlo soltanto mettendo le due immagini a confronto. Quindi diciamo che valutare questo disegno così a sé stante non ha molto senso. Sì, è arrivato il momento. È arrivato il momento di andare a riprendere la nostra divinità bluastra. Devo dire che sul risultato finale il paragone quasi non c'è storia. Il pennarello dorato è sicuramente molto più semplice da utilizzare, non ci vuole uno studio pregresso, non ci vuole da imparare chissà quale tecnica, è veramente semplice e intuitivo. Mentre la foglia oro vince su praticamente tutto il resto. Messa a confronto è molto più lucente. Devo dire che anche se queste sono qualità che si apprezzano molto di più dal vivo piuttosto che nell'immagine, secondo me riuscirete comunque a percepire la differenza. E l'altra cosa è che proprio tenendo in mano il disegno, la consistenza dello strato d'oro sopra, che pur essendo sottilissimo lo si vede anche agli occhi, è molto più materico, contribuisce comunque a percepirlo come qualcosa di molto più intenso e prezioso, che poi essenzialmente è il senso dell'oro. Diciamo che dopo un primo approccio così come il nostro, un po' più poraccio e casalingo alla foglia oro, se uno dovesse appassionarsi, allora potrebbe essere giustificato l'acquisto anche di attrezzatura più professionale, adatta proprio alla doratura. Per il momento, visto che io mi sono divertita e penso che proverò a riproporla anche in altre illustrazioni, vi metto comunque tutti i link delle cose che ho utilizzato qui sotto in descrizione nel caso voleste provare anche voi. Se anche voi voleste provare questa tecnica, mi raccomando, come sempre, ovviamente pubblicate i vostri risultati su Instagram e taggatemi, perché anche qui sono veramente molto curiosa di vedere cosa siete in grado di creare. Mi raccomando, se aveste per caso suggerimenti su come utilizzare al meglio questa tecnica, cose che ho sbagliato, perché sicuramente ce ne saranno state tante, lasciate un commentino qua sotto al video e anche ovviamente per farmi sapere se questo video vi è piaciuto. E nulla, io vi ringrazio come al solito per aver visto il video fino alla fine, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!